from the sky, Venice seems to be suspended in time. But down on the canals, life in the city has started up again. 6 months after the explosion of coronavirus in Italy, the gondoliers are now back rowing on the Grand Canal, and tourists are slowly trickling back to discover a city that is transformed. C'est tranquille, c'est plaisant. J'étais ici il y a des années déjà e il y avait beaucoup plus de monde. Le volte per camminare dovevi fare così con la gente, per cui sicuramente meno turisti. Fewer tourists for a reason. Since the COVID crisis, American and Asian visitors have completely disappeared, allowing Italians to enjoy the city. Noi di solito andavamo sempre all'estero, però abbiamo voluto evitare l'aereo e quindi siamo rimasti in Italia, siamo andati in montagna, in Valpusseria e poi tornando abbiamo fatto una città d'arte che era Venezia. A little music to cheer up the atmosphere and give a sense of normality to St. Mark's Square, one of the most emblematic sites in the city. But for some, something is missing. It's a little bit weird. Not many people, the happiness is not to see the life. A little bit sad because shops are closed. A situation that can be seen throughout the city. Closed shops, empty restaurants, and hotels all shuttered up. And for those that have reopened, the situation is not easy. Questa è una delle nostre camere più belle, con vista sul Canal Grande. Normalmente viene venduta 3 volte tanto il prezzo che attualmente si può trovare. Le persone non vengono, scelgono altre destinazioni e noi siamo costretti ad abbassare il prezzo della camera notevolmente. Without any clients, Stefania has had to furlough 15 of her employees. She estimates that she has already lost 70% of her annual revenue. Purtroppo a noi manca tutto l'indotto inglese, americano, russo, che sono i clienti quelli che hanno più capacità di spesa e quindi che comunque lasciano non solo agli alberghi ma anche ai ristoranti e ai negozi. E dopo chi è più forte, chi ha un po' di soldini messi da parte riesce a sopravvivere. Noi già pensiamo a novembre di chiudere. A situation affecting the entire archipelago of the Venice Lagoon, that is made up of over 100 islands. Amongst them is Murano, famous for its tradition of glass making, that is recognized throughout the world. Nicola and his brother Alberto are both glass blowers. For over 30 years, they have been making glass pieces of every shape and color. Allora, facciamo questi. Since lockdown, their glass ovens have been switched off. Today, they are still not working. I forni sono spenti perché non abbiamo lavoro, non intendiamo guadagnare chissà cosa. A noi basterebbe riuscire a lavorare tranquillamente e paura perché indubbiamente non siamo più giovani. Pensavamo che arrivati alla nostra età noi abbiamo pensato più di una volta di mollare tutto e di fermarci. Over the last 30 years, the number of glass workshops in Murano has dropped by 90%, a savoir-faire that is even more at risk of disappearing if the COVID crisis drags on. Before the crisis, Venice and its lagoon attracted some 30 million tourists a year. The sudden interruption to this economic boon is weighing heavily on the city's finances. Le casse pubbliche di Venezia hanno perso 100 milioni di entrate in questi mesi, da qui a fine anno prevediamo questa perdita. È una perdita importante perché finanziava servizi importanti. Services that are essential for the inhabitants of Venice. And many of them cannot hide their dismay. Tutti i negozi che servono a noi chiudono e aprono altre cose per turisti. Venezia ha puntato solo sul turismo, non ha puntato sul veneziano e specialmente adesso ci siamo resi conto che allora o si fa un passo indietro e si torna a volere il veneziano. Bisognerà rivedere tante cose di Venezia secondo me. Today, there are approximately 50,000 Venetians living in the city, 3 times less than 50 years ago. Meanwhile, the number of tourists continues to grow. This group of activists is speaking out about this phenomenon. Non si può più vivere solo di turismo. Bisogna tornare a ricostruire un tessuto sociale in cui le persone
lavorano e vivono a Venezia, tanti invece lavorano a Venezia ma poi rientrano. Si sta spopolando sempre di più, quando Venezia non ci saranno più veneziani, si sarà estinta una civiltà che ha migliaia di anni di vita. A civilization that has always coexisted with the fragile ecosystem of the lagoon. Marco Gasparinetti is a lawyer who specializes in environmental causes. For 20 years, he handled the cases connected with the Venice Lagoon at the European Commission in Brussels. Le lagune sono sistemi transitori, se non c'è l'opera dell'uomo per preservarle spariscono, sono un fenomeno transitorio. C'è la fragilità di tutto l'ecosistema, non solo a Venezia, e dovremmo avere, credo noi tutti, la capacità di capire che se non facciamo nulla non consegniamo niente ai nostri figli e alle prossime generazioni. Change or extinction? A pressing dilemma for Venice, a UNESCO World Heritage Site.